Siamo qui a Caselle in Pittari perché da un po' di anni un gruppo di giovani appassionati da un pugno di grani antichi ha messo su tutto un sistema di imprese embendate, quindi cooperanti con le comunità, per riattivare le comunità sulla base, diciamo, della coltivazione di quelli che oggi sono definiti grani antichi. E quindi la necessità di oggi, in questa contemporaneità, nell'idea di voler vivere ancora di relazione con la terra e quindi di agricoltura, ha una necessità di fondo, quella là di farle le cose, di farle con una convinzione importante. Per creare questo ponte tra le tecnologie e le necessità quindi di questa comunità abbiamo dovuto mettere in campo diverse forze, quindi abbiamo dovuto chiamare la comunità degli hacker, anzi degli rural hacker. Tuttavia questa volta si sono dovuti confrontare con un ambiente ben diverso e hanno dovuto lavorare sodo prima di poter dire la loro per conquistarsi anche la fiducia delle imprese e soprattutto delle comunità. Con l'idea di costruire logiche, sistemi valoriali altri. Un esempio è quello che stiamo facendo con i miscugli, che è un lavoro che in qualche modo i nostri antenati hanno sempre fatto. L'essenza della ricerca partecipativa è quella di coinvolgere nella ricerca, noi parliamo della ricerca in agricoltura, ma questo potrebbe valere per altri settori della ricerca, le persone che dai risultati di quella ricerca possono trarre dei vantaggi o degli svantaggi. È molto interessante, a me piace molto la metafora del sarto, perché tu hai questi vestiti che puoi adattare alle esigenze delle persone, no? Alle esigenze, in questo caso, degli agricoltori. E molto spesso gli agricoltori sono all'interno di questo storytelling, all'interno di questa conversazione, e hanno un ruolo fondamentale perché si parte dalle loro esigenze, si parte dalle esigenze degli utenti. Se vogliamo macinare a pietra, macinare a pietra dobbiamo applicare tutta la tecnologia a monte della macina a pietra, che va dal selezionatore ottico, dalla tavola gravimetrica, tutta la tecnologia che adesso c'è per avere una galiosside sana per essere poi macinata. Visto da quest'ottica, tradizione e innovazione non sono più due sensi antitetici, ma in qualche modo recuperano il valore, se vogliamo, anche etimologico, quindi della tradizione, quindi del tramandarsi, e quindi l'innovazione e la tradizione sono sempre un passaggio di mani in un'ottica evolutiva.